Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra un finale di stagione tutto da gustare, uno scudetto praticamente da conquistare solo matematicamente, una finale di Coppa Italia tutta da giocare e naturalmente uno sguardo a quello che potrebbe essere il futuro. Prendendo spunto dai quotidiani sportivi di oggi, vediamo degli scenari di mercato che potrebbero cambiare. Naturalmente partiamo dalla finale di Coppa Italia, quindi sarà Lazio-Inter. Io personalmente avevo una leggera preferenza per la Lazio per un fattore tecnico. Vedo l'Atalanta quest'anno più attrezzata rispetto ai biancocelesti, una squadra che può mettere maggiormente in difficoltà. Naturalmente però non va sottovalutata la squadra di Maurizio Sarri, una Lazio che comunque arriva in finale sapendo che quello è l'unico obiettivo per salvare la stagione. Naturalmente c'è poi il fattore ambientale, per quanto è una finale, per quanto lo stadio sarà diviso, è chiaro che probabilmente potrebbero avere una spinta maggiore i calciatori biancocelesti perché praticamente saranno in casa, visto che la finale come ogni anno si gioca all'Olimpico. Vedremo, comunque naturalmente è una partita secca, naturalmente c'è sempre l'insidia. Andiamo poi, come detto, anche a vedere i principali articoli di oggi e cosa riportano i quotidiani. Partiamo proprio dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. In prima pagina troviamo Hakan Çalhanoğlu. Il titolo è Inter resto, Çalhanoğlu pronto al rinnovo. Andiamo poi a vedere anche l'articolo all'interno della Gazzetta dello Sport e leggiamo: Çalha non si muove, l'Inter ha deciso, Hakan è incedibile, presto la firma. Ecco, Çalhanoğlu era uno di quei calciatori che soprattutto ad inizio anno sembrava potesse ormai essere all'ultimo anno in nerazzurro, anzi la scorsa estate sembrava vicino anche alla partenza. Oggi però è un punto fermo, quindi Çalhanoğlu rimarrà sicuramente il prossimo anno, anche se non dovesse rinnovare, quindi arrivando poi alla scadenza ad andare via a parametro zero, ma ci sono delle possibilità anche per il rinnovo, perché nelle prossime settimane a fine stagione o comunque probabilmente potrebbe essere anche a fine mercato si discuterà di un rinnovo fino al 2028, addirittura potrebbe esserci anche un'opzione per rinnovare poi un ulteriore anno, quindi fino al 2029. Naturalmente è una notizia che mi trova pienamente d'accordo perché Çalhanoğlu ad oggi è un punto fermo dell'Inter e gli scenari sono cambiati rispetto all'inizio, rispetto alla scorsa estate, sia dal punto di vista dell'Inter sia dal punto di vista del calciatore, perché in primis, ecco, dal punto di vista di Çalhanoğlu ha visto che anche il nuovo progetto ruota praticamente intorno a lui, quindi è importantissimo per il tecnico Christian Chivu e naturalmente si sono un po', sono un po' dimenticate quelle frizioni che c'erano, quelle parole di Lautaro, quel fatto che molti tifosi, ecco, avessero identificato in Çalhanoğlu un calciatore che ormai era con la testa altrove. Diciamo che è tutto rientrato. Oggi Çalhanoğlu è pienamente è un punto cardine, ecco, del mondo Inter e quindi chiaramente il calciatore resta volentieri. Dal punto di vista dell'Inter, ecco che comunque ci si è resi conto che è un calciatore che difficilmente si può lasciare partire a cuor leggero, è un calciatore importantissimo. È vero, quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo, però in realtà non aveva mai saltato così tante partite e quando non c'era Çalhanoğlu abbiamo sentito spesso la frase con Zielinski praticamente non perdiamo, non perdiamo ovviamente dal punto di vista tecnico, si può fare a meno di Çalhanoğlu, però col turco in campo c'è una qualità decisamente diversa in fase di regia, c'è una qualità comunque diversa perché ovviamente si gioca anche con una sorta di doppio play con Çalhanoğlu e Zielinski e porta in dote anche un gran numero di gol oltre agli assist, quindi insomma da entrambi i lati c'è l'interesse di proseguire almeno per la prossima stagione, quindi benissimo così perché non è semplice da sostituire ed un'eventuale partenza porterebbe, come abbiamo detto più volte, un introito praticamente molto ridotto. Proseguiamo invece con gli altri poi articoli e questo invece riguarda, ecco, come leggiamo, anche Thuram rimane, Sušić verso la conferma, Diouf chiede più spazio. Marcus si è svegliato nel periodo chiave della stagione, il croato mostra lampi di genio, l'altro francese cresce. Ecco, Marcus Thuram era un altro di quei calciatori che sembrava potesse essere sul piede di partenza fino a poche settimane fa, anzi addirittura si leggevano tifosi che lo avrebbero venduto anche per 40 milioni, mentre stiamo vedendo che, ecco, il Thuram tornato in forma, il Thuram anche un po' risvegliato da quello che fu il gol con la nazionale francese contro la Colombia,
è un calciatore, anche lui, difficilmente sostituibile. Quindi ad oggi non c'è più l'ipotesi della cessione di Marcus Thuram in estate, anzi ha inciso praticamente nelle ultime partite, nello scatto decisivo per lo scudetto dell'Inter, e quindi insomma ad oggi ci sono pochi dubbi. Come ho detto più volte, il problema di Marcus Thuram secondo me era semplicemente dal punto di vista fisico. Stava soffrendo un periodo di appannamento fisico e quindi automaticamente non gli riuscivano tante cose, e quando ad un calciatore non riescono quelle cose che sono i suoi punti di forza, quindi magari lo sprint, l'attacco alla profondità, è chiaro che poi anche mentalmente tende a risentirne e quindi può far fatica anche per quanto riguarda poi l'esecuzione. Nello stesso articolo non si parla soltanto di Thuram, ci sono altri calciatori, come appunto vediamo già dal titolo, c'è Sušić verso la conferma. Anche lui è un calciatore che si è preso qualche critica di troppo nell'ultimo periodo, però insomma è un calciatore che tecnicamente ha dimostrato fin dal primo giorno all'Inter di essere valido. Come dico spesso, la tecnica non si perde, non è possibile che era un centrocampista molto valido e poi improvvisamente era diventato uno qualunque. È ovvio però che andava dato del tempo a Sušić, e gli andrà dato ancora del tempo, perché ha cambiato paese, ha cambiato campionato, ha cambiato squadra, quindi ci sono delle pressioni diverse ed è comunque un calciatore giovane, quindi ovviamente da non sottovalutare che non ha avuto tantissime chance, perché chiaramente è in un centrocampo dove ci sono Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, lo stesso Mkhitaryan, quindi chiaramente per tutti questi motivi andava dato del tempo a Sušić. Su Diouf anche è un altro di quei calciatori, ecco, sul quale potrebbero cambiare le vedute di mercato, perché Diouf è entrato benissimo contro il Como, anzi è stato decisivo comunque col suo ingresso per dare là alla rimonta nerazzurra, e quindi anche su di lui ci saranno da fare delle valutazioni. Io rimango del parere che se si prosegue col 3-5-2 Diouf è un po' di difficile collocazione tattica, nel senso che è un calciatore valido, perché poi ecco la progressione palla al piede è il suo forte, è un calciatore che ha anche personalità, perché è entrato in campo contro la squadra di Fabregas ed ha puntato tanto la difesa avversaria, ogni volta provava comunque a saltare l'uomo, poi magari non ci riusciva, però ci provava, quindi già un calciatore che entra in campo con quel piglio di provare la giocata, comunque di creare scompiglio, è importante. Il punto è un altro, che Diouf non è un quinto, e lo abbiamo visto, ecco, rende bene in quella posizione quando si tratta di attaccare semplicemente, quando magari il risultato è negativo e quindi l'Inter è riversata nella metà campo avversaria, o come successe a Pisa nella partita di campionato, quando lui entra in campo sullo 0-0 ma l'Inter è alla ricerca del gol, naturalmente. Ovviamente fa un po' più di fatica nella fase di non possesso. In realtà però facciamo fatica anche a considerarlo una mezzala, per come interpretano il ruolo le mezze ali nerazzurre nel 3-5-2, quindi anche lì fa fatica. Insomma, secondo me la collocazione tattica nel 3-5-2 non è semplicissima, però qualitativamente, come ho detto fin dal suo arrivo, secondo me non è un calciatore assolutamente scarso. Ci sono poi altri scenari, c'è Dumfries sul quale l'Inter punterebbe volentieri, ovviamente c'è sempre la clausola di 25 milioni valida per Restero fino a metà luglio, però l'Inter punterebbe volentieri su di lui, potrebbe rimanere anche il prossimo anno. E poi c'è l'altro nome, che è quello di Stefan De Vrij. De Vrij fino a qualche settimana fa sembrava in uscita, in realtà c'è uno spiraglio per il rinnovo, a patto però che si dimezzi lo stipendio da circa 4 milioni, quindi sarebbe un rinnovo annuale. L'unico dubbio, come detto qualche giorno fa, è che De Vrij è finito molto dietro nelle gerarchie, sembra un po', ecco, l'ultimo nelle gerarchie difensive dell'Inter. Il prossimo anno, con un anno in più, finisce per scalare le posizioni. Non so, solo su questo è il dubbio. Poi tecnicamente per me è un calciatore decisamente valido. Non rinnoveranno invece i vari Acerbi, Mkhitaryan, Darmian. Proseguiamo anche con quelli che sono i prossimi articoli, perché si parla ancora di mercato e tanto oserei dire. Leggiamo infatti la risalita di Martinez, si parla di Josep Martinez naturalmente. Finale futuro, il portiere di Coppa in corsa per tutto. Lo spagnolo, nonostante una stagione complicata, ha convinto in Intercomo Chivu. Lui sa perché ha avuto poche opportunità. Ecco, questo lui sa perché ha avuto poche opportunità. È stato riportato che avrebbe fatto qualche piccolo ritardo negli allenamenti, ovviamente da verificare se questo è vero, perché poi sono delle voci, delle notizie giornalistiche, ma ovviamente non abbiamo la conferma.
Però sembra che, ecco, leggendo l'articolo, che Martinez possa essere valutato per essere però ancora il 12°. Questo secondo me sarebbe un grave errore e un fattore molto negativo, molto controproducente sia per l'Inter sia per il calciatore stesso. È un calciatore che però, se riflettiamo, quando è stato chiamato in causa, io a memoria non ricordo grossi svarioni di Martinez, ricordo sempre un portiere che ha risposto bene, che ha dato comunque delle buone sensazioni, che non ci ha mai fatto subire gol. Poi qualche leggerezza, qualche errorino ci può stare, come c'è stato anche contro il Como, dove in un paio di occasioni sul calcio d'angolo lui non esce benissimo. Però su questo ha valutato anche il fatto che è un portiere che vuole dimostrare, vuole strafare, perché è un portiere che non ha mai delle opportunità, non ha mai continuità, quindi in quelle poche occasioni lui cerca di dare tutto per dimostrare. Però ad oggi è un portiere che si rivela affidabile, è un portiere che va in campo contro il Como e salva la partita, perché c'è una parata all'inizio dopo 7 minuti, quella al 70° decisiva su Diao, ma nel finale chiude anche su Caqueré. Anche lì è decisivo perché salva il 3-2 finale. Quindi insomma, alla luce di questo, io non so quanto possa essere conveniente per l'Inter lasciar partire Martinez o tenerlo come secondo portiere, ammesso che il calciatore voglia rimanere ad essere ancora il 12°. Ecco, io faccio sempre questo ragionamento, magari Vicario sarà un portiere molto più esperto, se tornasse quello di Empoli ovviamente un portiere forse anche più affidabile, però si tratta comunque di andare ad investire 20-25 milioni in un ruolo in cui l'Inter praticamente è coperta con Josep Martinez, che non sarà un fenomeno, ma è un portiere affidabile. E un Inter che dovrà comunque fare diverse operazioni di mercato a centrocampo, servirà probabilmente un esterno in difesa. Ecco, risparmiare 20-25 milioni per il portiere e dare spazio a Josep Martinez, secondo me non sarebbe un'ipotesi da scartare. Ad oggi sembra un'ipotesi remota, però insomma secondo me potrebbe essere un'ipotesi valida. Spero che Martinez avrà ancora chance da qui a fine anno. Chi ha detto che giocherà alla finale, mi aspetto che comunque la giochi visto che è stato il portiere di Coppa, e mi auguro che possa far cambiare, ecco, questi scenari di mercato. Scenari che invece non cambieranno per Luis Enrique e Frattesi, entrambi sul piede di partenza. Se arrivassero 25 milioni per Luis Enrique, io lo venderei all'istante, perché purtroppo è un calciatore che non si è adattato tatticamente e continua a far fatica nel sistema di gioco dell'Inter. E stessa situazione un po' per Frattesi, ecco, un calciatore che ormai è finito ai margini, quindi difficilmente potrebbe tornare, per così dire, utile all'Inter, sempre per un fattore di caratteristiche. Proseguiamo anche con quelli che sono gli altri articoli, e sul Corriere dello Sport c'è un articolo molto interessante. Come leggiamo, il cambio fa ricca l'Inter. A cosa si riferisce? Alle sostituzioni di Chivu. Leggiamo infatti Chivu mago delle sostituzioni, 16 gol e 16 assist. Leggiamo infatti, ecco, vengono proprio riportate tutte le sostituzioni di Chivu dal mondiale per club ad oggi, che hanno portato gol o assist con i subentrati. E questo secondo me è un articolo molto interessante, perché ad inizio anno si parlava di Chivu che fosse assolutamente inesperto e quindi poteva far fatica nella lettura, nella gestione delle partite. Forse in qualche big match avrà fatto anche fatica in qualche lettura tattica, però insomma questo è un dato importante. I calciatori che vengono pescati dalla panchina, oltre a certificare la qualità della rosa dell'Inter, ma dimostrano anche le scelte di Christian Chivu. 16 gol e 16 assist dalla panchina significa che magari viene inserito il calciatore nel momento giusto, viene scelto anche il calciatore giusto, come è stata la scelta di Uf Sušić nella partita di Coppa Italia, perché lì in quel momento, insomma, è vero che poi c'erano comunque dei problemi fisici per Dumfries, quindi le scelte erano limitate, però anche quel fatto di inserire Diouf, mettere Diouf e Luis Enrique a piede invertito, cosa che io non amo personalmente, però che ha funzionato in quella circostanza, con l'Inter tutta riversata in attacco. Ecco, queste sono delle scelte di Chivu. Ovviamente Diouf non è entrato nel tabellino dei marcatori, però è stato importante. Sušić invece addirittura è entrato con un gol e 2 assist nel tabellino dei marcatori, quindi sicuramente anche queste sono scelte che vanno a premiare il lavoro di Chivu e vanno a valorizzare ciò che ha fatto Chivu in quest'anno. Ecco, e tanti secondo me dovrebbero anche chiedere scusa a Christian Chivu per quello che ci ha fatto vedere. Poi anche sul Corriere dello Sport si parla, ecco, di Çalha un anno di più, quindi la permanenza di Çalhanoğlu, si parla di Martinez
e si parla ecco, di Lautaro invece Martinez, che si dice out ancora una settimana. Lautaro farà di tutto per esserci nella partita scudetto, difficile che possa esserci a Torino, che in ogni caso non sarà scudetto in campo perché bisognerà attendere il risultato poi di Milan-Juventus che giocano dopo Torino-Inter, però quasi sicuramente sarà in campo per Inter-Parma, quantomeno per uno spezzone di partita. Ovviamente l'obiettivo è quello di essere titolare nella finale di Coppa Italia. Tra l'altro probabilmente sarà comunque con la squadra anche a Torino, come lo è stato in tutto questo periodo, quindi capitano in panchina, seppur non era a disposizione per giocare, però insomma anche questo è lo spirito del capitano, anche questo è un grandissimo segnale per i compagni di squadra. Ragazzi, attendo anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sul rinnovo o comunque la permanenza di Çalhanoğlu, sia su Pepo Martinez, che insomma mi è sembrato di capire che tanti sono della mia stessa idea, quindi di continuare a puntare su Josep Martinez anche il prossimo anno, però da titolare, non da dodicesimo. Ecco, magari anche la permanenza di Thuram, che io valuterei la cessione soltanto per una cifra folle, magari arrivano 80 milioni, è ovvio che si può valutare la cessione, ma a 50 assolutamente no. Insomma, come facciamo sempre, confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.